Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di condividere il video. Grazie di cuore. Il mondo dello spettacolo è rimasto senza parole davanti a un episodio che ha scosso l'ambiente e acceso i social, come poche volte è successo. La voce di un incontro segreto tra Can Yaman e Demet Özdemir, immortalato in presunte immagini circolate su vari profili, ha travolto fan, addetti ai lavori e perfino amici vicini alla coppia. Secondo ciò che gira online, i due sarebbero stati sorpresi in strada, in un momento di complicità che non lasciava spazio a interpretazioni. Le sequenze descritte da chi sostiene di averle viste parlano di sguardi intensi, di un abbraccio che si allunga oltre il consentito e di un bacio rubato mentre attorno scorreva il traffico serale di una città distratta. Fino a ieri, questa vicinanza veniva protetta con un silenzio che pareva granitico. Oggi, invece, il riserbo si è incrinato. Fra i dettagli che hanno colpito di più, c'è la reazione attribuita a Buket Arkan. Stando a quanto trapelato da fonti che preferiscono restare nell'ombra, Buket, alla vista di quelle immagini, avrebbe vissuto momenti di profonda agitazione. Si parla di delusione, di nervi tesi e di parole dure scagliate in un attimo contro chi le stava intorno. L'eco di questa presunta esplosione emotiva è rimbalzata subito nelle sezioni commenti, dove la platea digitale ha iniziato a schierarsi, chi con comprensione, chi con scetticismo, chi con un misto di stupore e amarezza. In tutto questo, Can Yaman e Demet Özdemir non hanno diffuso alcuna dichiarazione ufficiale. Chi li conosce professionalmente ripete che hanno sempre preferito custodire ciò che è personale, evitando i riflettori sulla vita privata quanto più possibile. Eppure, proprio il tentativo di proteggersi ha reso ogni piccolo indizio ancora più appetibile per una curiosità generale in costante crescendo. La settimana è partita con una pioggia di condivisioni che ha reso il presunto video virale in poche ore. Il nome che circola da stamane tra gli utenti è un semplice tag, Can Demet, una formula breve che i commentatori usano per distinguere questa vicenda da tutte le altre. La domanda che si sussegue è sempre la stessa: quanto c'è di vero? Alcuni giurano di aver visto, altri parlano di montaggi sapienti, altri ancora sostengono che, anche se tutto fosse reale, la storia non meriti tanto clamore. Eppure il clamore c'è, e pare non voler diminuire. A un certo punto sono arrivati anche interventi di volti noti, colleghi del settore che, con frasi calibrate, hanno suggerito di rispettare la privacy, pur ammettendo che la curiosità è difficile da tenere a bada quando si parla di due figure così influenti. Mentre gli esperti di costume analizzavano fotogrammi e tempistiche, una parte del pubblico si è concentrata sulle reazioni di Buket Arkan, finendo per trasformarla in un barometro emotivo della situazione. A livello umano, la narrazione che si è imposta è quella di un equilibrio fragile, interrotto da un attimo catturato nel posto sbagliato. Secondo talune confidenze raccolte da chi afferma di essere vicino alla cerchia ristretta, ci sarebbe stata una spaccatura nella fiducia di Buket, un incrinarsi di rapporti che fino a poco tempo fa sembravano solidi. Altri, al contrario, spingono per la prudenza, ricordano che nel mondo dei social basta poco per deformare un fatto, basta un angolo di ripresa per stravolgere un contesto. Fa impressione però la coordinazione di alcuni dettagli. La strada, l'ora, un cappotto riconoscibile, un gesto della mano. È su queste coincidenze che si è costruita l'ondata di commenti, alimentata minuto dopo minuto da nuovi micro racconti di chi dice di aver incrociato la stessa scena da lontano. Se dal lato dei fan si alternano incredulità e romanticismo, dall'altra parte la preoccupazione è tutta per la privacy. Come faranno Can Yaman e Demet Özdemir a tornare nel silenzio, dopo un passaggio così rumoroso? Qualcuno sostiene che abbiano già preso contromisure, ripensando abitudini, itinerari, persone di fiducia. È un'ipotesi. In assenza di voci ufficiali, ogni ipotesi trova il suo spazio. E intanto le testate di spettacolo dedicano speciali su speciali, cercando di mappare ogni fase. La comparsa delle prime indiscrezioni, la diffusione del tag,
La spaccatura fra chi applaude all'amore libero e chi invoca discrezione, fino all'interesse della comunità di colleghi, che osserva con attenzione come si evolverà l'intera faccenda. Il filo più teso resta quello legato a Buket Arkan. C'è chi interpreta la sua reazione come un moto comprensibile, chi come il frutto della pressione e dell'ansia di chi si ritrova travolta da un vortice mediatico che non ha scelto. Sui tavoli delle redazioni circola la stessa domanda da ore: Khan e Dimet parleranno? E se parleranno, diranno tutto o preferiranno un comunicato stringato, capace di prendere tempo? Alcuni osservatori ricordano che in passato hanno optato per il basso profilo, confidando che il tempo attenui ogni mormorio. Altri pensano che questa volta ciò non basterà, perché le immagini, vere o presunte, hanno aggiunto il peso del visivo, un linguaggio che attraversa barriere e che si stampa nella memoria. Un tocco di ironia non manca. C'è chi scrive che il destino sa come riaccendere la fiamma della curiosità proprio quando la si credeva assopita. Nel bene e nel male, questa storia ha agganciato l'attenzione di tutti. In mezzo a tanta confusione, il modo in cui i fan stanno vivendo la vicenda è un capitolo a parte. I più giovani analizzano ogni singolo frame, rallentano il video, zoomano i dettagli, confrontano profili, comparano ombre. È nato perfino un piccolo lessico. C'è chi parla di sguardo riconoscibile, chi di camminata compatibile, chi di linguaggio del corpo che non mente. Poi ci sono i romantici, che leggono in quei minuti un segnale potente, un ritorno, una scintilla mai spenta. E, all'opposto, c'è il fronte del riserbo, che chiede di spegnere i riflettori e di restituire respiro a due persone prima ancora che a due star. In questa pluralità di voci si inseriscono i racconti su Buket Arkan. Si sostiene che abbia visto il materiale grazie a un inoltro in chat, che si sia sentita esposta, che abbia chiesto spazio. Non esistono conferme, eppure il suo nome è diventato uno snodo attraverso cui passa la tensione narrativa dell'intera vicenda. Ciò che rende la storia più calda è la prospettiva di sviluppi futuri. Secondo alcune fonti, il duo avrebbe messo in conto di adottare cautele estreme nelle uscite, di limitare presenze in luoghi affollati, di coordinare gli impegni pubblici in maniera da non offrire altri appigli. Altre voci, più fataliste, sostengono che quando un'onda è così alta ci si può solo proteggere e lasciare che passi. Nel frattempo il tag Candyman continua a correre, spinto da commenti, smentite, battute, inviti al silenzio, analisi, perfino piccole poesie postate di notte. La durata di questo fuoco è difficile da stimare, ma l'impressione è che non si spegnerà domani. I giornali di spettacolo hanno già archiviate le prime pagine, le rubriche radio promettono approfondimenti, e alcuni volti noti hanno annunciato interventi in diretta per dire la loro. C'è poi l'aspetto più intimo, quello che non possiamo conoscere, ma che tutti immaginano. Come si gestisce la pressione quando l'oggetto non è un ruolo in una serie, ma il cuore? Le biografie dei due raccontano personalità forti, abituate a reggere l'onda del pubblico. Eppure, raccontano anche una sensibilità attenta, la capacità di sottrarsi quando serve. Se decideranno di intervenire, sarà perché avranno trovato le parole giuste per se stessi, prima ancora che per chi li guarda. Fino ad allora, si rimane in quella zona grigia in cui ogni dettaglio viene moltiplicato. Persino il silenzio diventa materia di analisi. Per alcuni è distanza, per altri è rispetto, per altri ancora è il preludio a un chiarimento pubblico. Intanto la figura di Buket Arkan resta in primo piano nel racconto collettivo. Ci sono utenti che la difendono a spada tratta, ritenendo legittime le emozioni più accese quando si è toccati personalmente da un'ondata di notizie. Altri suggeriscono prudenza anche qui, ricordando che a volte le reazioni vengono raccontate da terzi e perdono fedeltà ad ogni passaggio. I commenti oscillano, come pendoli. Qualcuno scrive che il suo disappunto era inevitabile, qualcun altro crede che l'intera faccenda sia stata ingigantita oltre misura. In mezzo, il grande pubblico cerca un punto di equilibrio, non negare che qualcosa sia successo, ma non condannare senza ascoltare tutte le voci. Questo spazio di mezzo è probabilmente il più difficile da difendere nel tempo dei riflettori permanenti. I segnali dicono che l'attenzione non svanirà in fretta.
La quantità di condivisioni, le visualizzazioni accumulate, le riletture del presunto video, le frasi appuntate nelle didascalie, tutto indica che l'eco continuerà a vibrare. A ogni ora spunta un nuovo messaggio di chi afferma di sapere, di chi dichiara di aver visto da vicino, di chi invita a cambiare argomento. Ma gli occhi tornano lì, alla strada di sera, al cappotto, al gesto, all'abbraccio. La memoria collettiva funziona così. Seleziona un'immagine simbolica e la ripete finché diventa icona, anche al di là del vero e del falso. Proprio per questo, gli osservatori più attenti insistono sul rispetto, ricordando che nessun frammento può raccontare da solo l'intera verità. Il capitolo dei media, in tutto ciò, ha assunto proporzioni notevoli. Le testate hanno aperto programmi speciali, i blog hanno misurato ogni intervallo tra un rumore e l'altro, i profili popolari hanno giocato con l'ironia e con la nostalgia, alternando ricordi e supposizioni su Ken Yaman e Dimet Özdemir. Gli addetti ai lavori, a loro volta, non nascondono l'interesse. C'è chi si chiede se quanto accaduto cambierà il modo in cui parteciperanno agli eventi pubblici, se rivedranno strategie di comunicazione, se sceglieranno contesti più protetti. Congetture, certo. Ma congetture che alimentano la storia quanto basta perché nessuno voglia perdere il prossimo capitolo. Col passare delle ore, lo scenario non si semplifica. Il silenzio di Khan e Dimet continua, e con esso cresce la sete di chiarezza, ma cresce anche la consapevolezza che forse l'unica chiarezza possibile sia il rispetto dei tempi. Le stesse fonti che parlavano di maggiore cautela sottolineano che, dietro l'apparente immobilità, c'è movimento. Riflessioni, telefonate, consigli, un ascolto reciproco che cerca di ricomporre una trama che i social hanno sfilacciato. Se l'intenzione sarà quella di proteggere un sentimento, la prudenza non farà che confermarlo. Se invece arriverà una smentita, serviranno parole pulite, perché l'onda ha già raccolto abbastanza energia da non placarsi con un semplice cenno. Buket Arkan, dentro questo mosaico, resta un tassello imprescindibile. La si immagina alle prese con messaggi, chiamate, 1000 interpretazioni. C'è chi sostiene che abbia scelto di fermarsi, di rallentare la risposta, di non lasciarsi trascinare dall'impulso. C'è anche chi dice il contrario. È il segno dei tempi, due versioni opposte possono convivere senza incontrarsi mai. L'unica certezza è la centralità delle emozioni chiamate in causa, perché ogni storia che tocca il cuore, quando si svolge sotto i riflettori, diventa specchio per tante altre storie personali. Da qui il carico emotivo che ha trasformato un incontro in un caso in un simbolo in un dibattito che attraversa salotti, sette e schermi di ogni dimensione. E ora, con le ore che scorrono e le timeline che si rinnovano, resta da capire se il prossimo passaggio sarà un comunicato, un'apparizione pubblica, o un lungo silenzio. I pronostici si sprecano, ma un dato è condiviso: questa vicenda resterà a lungo nelle conversazioni. Sia chi spera in una conferma romantica, sia chi chiede discrezione, sia chi difende Buket Arkan vede in questa storia qualcosa che va oltre il pettegolezzo. È un promemoria del prezzo della visibilità, della fragilità che si nasconde sotto l'applauso, della forza che ci vuole per scegliere la quiete quando tutto intorno urla. I fan, i media, gli utenti dei social attendono parole da Ken Yaman, da Dimet Özdemir e da Buket Arkan. Nell'attesa, la città di quella sera resta lì, ferma in un fotogramma collettivo, con le luci che sfumano e un abbraccio che fa discutere molto più di quanto i suoi protagonisti avrebbero mai voluto. Siamo giunti alla fine del nostro racconto. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi a Segreti Turchi e di condividerlo. A presto!